Ha perduto la coincidenza. Sì, Non si è affrettato. non era importante. Dove sta andando? È terribile. È come sangue che viene fuori dalle vene di un morto. È deturpato, putrido. È qualcosa di sbagliato. È solo un fiume inquinato. Lo so. Come la fa sentire questa vista? Mi soffoca. Mi si conficca nella testa una litania distorta. È paura Paura di? di essere. Che intende? È che stiamo vivendo l'epoca del senso di colpa, no? Non sono del tutto d'accordo, ma la prego, continui. Dicevo che a mio avviso stiamo vivendo l'epoca del senso di colpa. Ci siamo svegliati un giorno con un peso enorme sopra il petto. E ora vediamo oltre le cose. E non è solo il fatto in sé che ci tocca. Adesso vediamo anche il perché. Nella nostra mente si raffigura il dopo. È la nostra coscienza collettiva che si evolve. È parte della crescita imparare a riconoscere i propri sbagli, approfondirli, interiorizzarli e azionarsi per andare oltre. La crescita dell'uomo come specie non è diversa da quella dell'uomo come individuo. Ci siamo appena lasciati alle spalle la preadolescenza. Siamo pieni adolescenti, con tutto ciò che ne comporta. Potrebbe essere tardi per avere la forza di rialzarsi. È troppo ciò che abbiamo fatto. Parla di valori scientifici, del punto di non ritorno. Parlo di valori etici. Ammesso che le soluzioni abbondino e che tutte vengano applicate con successo, il peso di quegli errori resta. Come si può vivere così? Gestendo il senso di colpa, interiorizzandolo senza aggravare da una parte ed essere superficiali dall'altra. Prendersi quello che si merita. Si sente in colpa per non essere andato al lavoro oggi. In colpa. Dovrei? Me lo dica lei. Io non ci torno più là, non ce la faccio più. Sempre a dovermi scusare a nome dei colleghi, che se potessero quei pacchi li lascerebbero per strada. Ne ha sempre lodato la maggiore dinamicità rispetto al suo precedente impiego. Cos'è cambiato? Si fa lo stesso merdoso percorso tutti i giorni. E se non sei assecondante coi colleghi, se non gli lecchi il culo, ti becchi un percorso peggiore. Case introvabili, indirizzi sbagliati. C'è un errore al centro di smistamento oppure un altro collega fa una cazzata. Sei tu a doverti subire le lamentele. Basta poco e diventi anche tu uno di quelli che quei pacchi vorrebbero lasciarli per strada, spararli con la fionda, col cannone. Perché ti caghi il cazzo. Un'omologazione può essere influenzata dagli altri, dal contesto, ma siamo noi che scegliamo. Se la nostra volontà è forte, non c'è niente che possa spezzarla. Perché oggi non è andato al lavoro? Perché? Avevo bisogno d'aria. Chi c'è? C'è una ragazzina che ha marinato la scuola. Ciao. Ciao.
Non ha risposto al saluto. Credo che invece a suo modo mi abbia risposto. Anche io sono venuto meno a un impegno per venire qui. E si soffoca lassù, non trovi? Torni indietro, non la disturbi ulteriormente. Sai dirmi che cosa c'è oltre? No, non lo so. Io per ora resto qui. Come mai hai saltato le lezioni? E lei, come mai è venuto meno al suo impegno? Risponde a una domanda con un'altra domanda. Non ci si può fidare. Il problema è che mi sono anticipato. Sarei arrivato al lavoro 40 minuti prima. E allora mi sono fermato alla stazione a guardare i treni partire. Se ne è fermato uno da dove è sceso un fottio di gente. Tutti che saltellavano qua e là con le loro valigie piene di storie, piene di vita. E così non ho resistito. Sono salito su quello stesso treno e atteso che ripartisse. Volevo seguire quella scia. Nessuno può giudicarla per questo. Adesso tocca a te. E va bene. Non ho studiato per l'interrogazione di scienze. Se la mia media dovesse abbassarsi, la salute di mia madre ne risentirebbe. I miei genitori sognano Harvard per me. Dalle il mio biglietto da visita, le servirà. Che cosa ha tua madre? È sempre triste e piange. Se la deludo, il suo male peggiora, diventa ancora più triste e piange il doppio. E tuo padre? Mio padre, no. Lui non ha tempo per queste cose, no. È come... è come un re per questa città e non può far altro che occuparsi del suo regno. So a cosa sta pensando. Un transfert non è quello che ci serve. Ho capito. E perché non prosegui? Perché... perché mi sento persa, senza volermi davvero perdere. Vuoi che prosegua con te? Ma perché? Forse perché ne hai paura. Succederà al trono, tutto è stato impostato perché accada, necrosi emotiva, incapacità di approfondirsi come essere umano, mancanza di empatia, un setting mentale votato alla scalata sociale ed economica. Di più, sempre di più. Tu puoi essere molto più forte di tutta la pressione che hai addosso, fregandotene ed essendo te stessa. Non mentirle, non si scrollerà mai di dosso quelle aspettative, la faranno marcire all'interno, ma fuori sarà bellissima e potente. Un'istruzione prestigiosa, esclusiva, viaggerà per il mondo seminando devastazione progressista e non sarà mai sazia, perché per quanto faccia e crei o distrugga, di notte le farà sempre visita il pianto deluso della madre, l'indifferenza del padre e sarà spinta da un moto irrefrenabile di fare ancora di più, finché non produrrà altri esseri tali e quali a lei. Ne hai paura o sei invidioso? Quando... quando sono me stessa, mi sento in colpa. O forse tu la vuoi al tuo fianco perché ti senti solo, perché credi che solo perché ti senti un po' meno perso di quanto lo sia lei tu possa insegnarle qualcosa. Scusami. Io devo proseguire.
Guarda come scappi. Con le donne non ci hai mai saputo fare. Me ne hai date di preoccupazioni. Io non so perché cazzo ci parlo ancora con te. Mi hanno chiamato dalla fabbrica. Ma che hai nella testa? Non sei andato neanche oggi? Io là dentro non ci rientro finché non mi rimettono tutti gli straordinari in busta paga. Io non esco da quel buco di merda prima delle 9 di sera. Io non so più che cosa cazzo sia la luce del sole. Entro quando è ancora buio, esco quando di nuovo lo è. È un mese e mezzo che va avanti così. Io non ce la faccio più. Ho parlato con Sansovini. Le nuove assunzioni le fanno a gennaio. Fino a fine anno dovete fare un piccolo sacrificio. Io non ci respiro là dentro. Se non ti sta bene, lascia. Io ho fatto quello che potevo. Te ne torni in caserma. Sono un affare da piazzare. Che cosa sono? Ma tu che cosa vuoi farne della tua vita? Io non ti ho mai chiesto niente. Solo tempo per capire. E invece tu mi avevi già piazzato prima in un posto, poi in un altro. Sono 6 anni che mi smerci. Sei stato per 6 mesi a casa senza muovere un dito dopo il diploma. Pensavi che ti facessi vivere da ereditario, da sultano, da principe. Io tengo un impero, ma la schiena me la sono spaccata per metterlo su. Devi badare a te stesso, se no che cazzo di uomo sei? Che stai facendo? Ma dove cazzo sei? Torna al lavoro. Ci parlo io, ma fa un'altra bravata del genere e con me hai chiuso, capito? Non mi umilerò per te la caverai da solo. Che cazzo di irriconoscente. Io ho chiuso con te. Che dici? Non sento. Torna alla fabbrica, ci ho parlato, ti graziano. Però muoviti. Ho chiuso con te! Vieni, bella paperella. Su nel cielo vedo la tua stella. Vieni, vieni, bella paperella, dove il cigno non potrà arrivare. Venite, paperelle, venite. Vieni, vieni, bella paperella. Con me il cigno non ti porterà iella. Vieni, vieni, bella paperella. Batti un po' le ali e fuggi dalla cella. Paperelle belle, qui ci rimetto la pelle. Oh. Ma che ti dice il cervello? Va via. Il signore sta bene. Bella paperella. Ma che cazzo? Che ci fai ancora là? Vuoi venire via o no? Ma chi è lei? Io sono una paperella come te. Qua, 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 qua. È un vecchio pazzo. Temo non abbia nessuno al mondo. È la mia fortuna. È affetto chiaramente da demenza. Potrebbe, ma magari. Sì, certo. Delira. È violento. Non credo. Il signore vuole che l'accompagni a casa? Ce l'ha qualcuno in zona da cui la posso portare? Le paperelle come me viaggiano da sole. Signore, però non mi sembra il caso di restarsene qui da soli. Ce l'ha qualcuno? Un parente? C'era un cigno una volta, ma non era come te, lo immagini? Aveva il becco tozzo e rosso, il collo storto ed era nero forte da far spavento, ma la paperella lo seguiva perché era un esempio e quello urlava e la grassa lingua faceva vibrare e alla paperella non restava che tacere.
Ti sei convinto a tornare indietro o vuoi proseguire in questa follia? Di stagno in stagno, lui se la portava dietro. Proprio non tollerava l'altro diniego. E se pesce non se ne trovava, o una bella oca, non lo attenzionava, lui verso la paperella si voltava e il collo li assannava, spingendola sott'acqua, dove l'aria non arrivava. Mm. Amico. Ma che è sta roba da froci? Ma come ti viene? Ma la paperella cresceva e il cigno si afflosciava. Pre una gallinella, tanto che si accorciava. Ancora che urlava, e alla paperella le piume tirava. E un giorno la gallinella era sott'acqua e col becco cercava qualcosa da sganocchiare. La paperella, stanca di tutti quei soprusi, fece un bel respiro e nell'acqua si fiondò. Trascinò la gallinella sul fondo dello stagno e aprendo un poco il becco, il collo gli assannò. Senti, scusa, però vieni via da lì, cazzo. Fai vergognare tutta la famiglia. Lì la paperella, ne vide di sorelle, non erano tutte vive, ma altre si erano fatte così bene. E quando i cigni tozzi, divenuti gallinelle, riempivano il fondale di piume grigie e spente. Ma che cosa c'è oltre? Più avanti le cose si fanno strane. Resta, paperella. Andiamo un po' a nuotare. Non ho mai imparato. Oh, 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 oh. Pastore, sei proprio un ballatore. Accetti di chiamarmi e poi mi fai aspettare tutto questo tempo a telefono. Ma cosa ci stai a fare con me, me lo dici? Abbiamo solo giocato finora. Ti ho dato quello che ho potuto. E infatti una parte te la sei tenuta per te, mentre io ti ho dato tutto. E cosa sarebbe stato il tuo tutto? Ma lo capisci o no che non funziona così? Nessuno dà all'altro di più o di meno. Ci siamo dati le stesse cose. Io ti ho fatto entrare dentro ogni aspetto della mia vita. Me l'hai imposta. Io non conosco cose importanti di te, la condivisione dovrebbe essere la base. Lo capisci quanto è grave? È sempre così. Io sono il carnefice e tu la vittima. Fosse per te ci chiuderemmo in una stanza senza sbattimenti, senza vita, solo pompini e scopate. Un passatempo, un momento di serenità nella triste giornata. Ma io voglio tutta la giornata, capisci? Voglio essere tutta la giornata per te. La tua vita. Io ci soffoco. Eclissa ogni cosa. Viene prima di tutto, prima di noi. La mia vita è un po' anche la tua, lo capisci questo? Come fai a dire che viene prima? E se anche fosse? Io non ti sto capendo. È troppo da sostenere. Adesso ci pensi? Adesso? Io ho paura di subirti, di perdermi dentro la tua vita, le tue cose, le tue persone. Tu ti fai schifo. Io sono arrivato a pensare che tu ti faccia schifo e che ci sei stato con me perché ti faceva sentire meno una merda. Ma cos'è questo? Di certo non è amore. Il tuo invece lo è. Tu hai la smania di farmi piacere le tue cose, le tue persone, di creare il perfetto surrogato di quella famiglia che non hai mai avuto. Io ho una voglia matta di farti conoscere le mie cose, le mie persone, di condividerle con te. Ascolta, non c'è speranza. Tu vuoi distruggerci. Con me non ci vuoi stare.
tutto quello che tocco viene distrutto. Non iniziare, ti prego, non iniziare con la narrativa drammatica. Io pensavo fossi molto più di questo. Ah! Non sei certo l'unico che a questo punto ha dato di matto. Perché ti sei spinto così oltre? Perché non fermarsi alla pazzia? Molti fanno così. Perché non sono una paperella. No, che non lo sei, per tua sfortuna. Ma ehi, sei arrivato al capolinea. Puoi fermarti qui, tornare indietro o proseguire. Hai detto che era il capolinea. Un sentiero non termina con l'asfalto. Tu che cosa vuoi fare? Io volevo solo prendere aria, respirare. Quello che c'è lassù mi strozza. Perché non è come lo vorresti, scommetto. Però che cosa vuoi? Voglio. Vuoi? Ebbene, non riesci. Che cosa si fa qui? Qui si fanno le cose più assurde, le più folli, le più strane. Qui si pensa, si sogna, si ama, si ha fiducia. Non lo so se posso restare. Certo, ci credo. Uno come te ha bisogno di vedere tutto nero per alimentarsi. Ne moriresti. Ma tu non vuoi neanche morire. Io non so veramente cosa dire. Io non lo so quello che voglio, non lo so quello che sento. Ho un qualcosa che mi si è bloccato in gola e non riesco a respirare. È qui, proprio qui. E io sono arrivato al limite. Quello che bevo ci sbatte contro e mi va di traverso. Quello che mangio mi si blocca e io devo battermi forte sul petto. Con questa roba in gola non si può vivere. Come, se mi permetti? Come si deve vivere? Senza, con la gola libera. Mangiare, bere, deglutire, senza affanni. Se sei qui, hai fatto a meno di molte cose. Che cosa resta dentro alla tua gola? E che cosa resta? E che ne so? È rimasto un pezzo, fermo qui, che non scende. Puoi mandarlo giù? Chi arriva fin qui di solito lo manda giù. Gli altri... E gli altri? Gli altri ne fanno a meno. Io devo proseguire. C'è qualcosa, anzi due cose, che ci invitano continuamente a fare, pensando sia facile. E invece sono la cosa più difficile al mondo. Che cosa? Amare e lasciarsi amare.
Ma non si può, con questo groppo in gola. E allora liberatene. Non ci passa dall'esofago quello che vuoi espellere. E non farti venire in mente altri posti, non c'entrerebbe comunque. Il peso che dici di sentire è il peso dell'umana specie. E prendendotene tutta la colpa in realtà non te ne assumi nessuna. Amare e lasciarsi amare. E non perché si è persa la ragione, per dimenticanza o ingenuità. Amare e lasciarsi amare, nonostante tutto, perché abbiamo accettato le nostre responsabilità come individui, che poi sfociano in quelli di specie. Amare e lasciarsi amare perché ci mettiamo in gioco, e solo così ci guadagniamo la speranza.
vieni, bella paperana, ora vieni, sono una stella. Ah, ah, mm, ah, mm, 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 mm. Guarda che sì ma fai, questo saglione, e che ti potrà, e